Verde non è solo spiagge belle, qua c'è storia, qua c'è gioco e qua c'è sport. Oggi sono sulla bocca di tutti, ma 25 anni fa erano una nazionale invisibile nei bassi fondi del ranking FIFA. Hoy, con l'equipe pequeño, vamos a mostrarle al FIFA che noi somos grande. Nell'ultimo anno la nazionale di Capoverde ha fatto l'inimmaginabile, qualificandosi al mondiale. Quanti capoverdiani sono che adesso stanno morti, ma che volevano vedere Capoverde mondiale. E contro ogni pronostico, a 90 minuti dalla fine del girone, possono diventare la nazionale più piccola della storia a qualificarsi alle fasi finali della competizione. È una storia che io devo raccontare, penso, per mio nipoti. Una storia che doveva essere vissuta da lì, in mezzo all'Oceano Atlantico, per assistere assieme ad un popolo intero 11 uomini scrivere nuove pagine di questo incredibile sport, ma che per questo paese vale molto, molto di più. Vamos fazer história esse mondiale. Giovedì 25 ore 11, la partita sarà domani sera, si parte con l'obiettivo di vivere di questa, si spera, possibile qualificazione clamorosa di Capoverde alle fasi finali di un mondiale, ma soprattutto provare a spendere meno di quello che costava il biglietto per la partita negli Stati Uniti. Il prezzo minimo per Capoverde e Arabia Saudita era 620, secondo me ce la possiamo fare. Dopo aver vissuto il mondiale nel 2022 in Qatar, mi ero ripromesso una cosa. Nel 2026 la magia di questa competizione sarei andato a cercarla altrove, non più negli stadi ma nelle strade, nei bar e nelle piazze. Poi però a marzo l'Italia è uscita ai playoff e quella voglia di appassionarmi per questo sport di colpo si è spenta. A riaccenderla è stato in parte anche Luca, un videomaker che a Capoverde c'era già stato poche settimane dopo la qualificazione al mondiale. Aveva girato un video in cui si vedeva un intero popolo in fermento, elettrizzato solo all'idea di esserci. Così il biglietto aereo l'ho comprato anche a lui e siamo partiti insieme, perché quello che aveva iniziato meritava di essere portato a termine. Spettacolo, arrivati. Un posto più in centro di questo non c'è. Sistemati in hotel sulla via principale. È incredibile perché tutti hanno le maglie di squadre di calcio. Tanti del Benfica, del Porto. Si respira già calcio e non vediamo l'ora di entrare, soprattutto nella giornata di domani, per vedere questa storica partita. 7 del mattino del match day, mancano 15 ore alla partita nell'isola di Sal, una delle 10 isole che di fatto compongono l'arcipelago vulcanico di Capoverde, arcipelago vulcanico che è stato scoperto nel 1400 dai navigatori e viaggiatori portoghesi che cercavano una via alternativa al commercio via terra, trovano in Capoverde il ponte perfetto tra Africa, Sud America e Europa. Inizialmente quello che poteva essere un punto nevralgico e fondamentale per il commercio divenne tristemente noto per la tratta degli schiavi. È proprio per questo che la formazione della società capoverdiana si fondò in maniera asimmetrica tra quelli che erano i portoghesi liberi e gli schiavi africani. Ma nella nascita delle prime città dell'arcipelago, nonché le prime che l'Europa costruì ai tropici, il primo uomo a governare queste isole non fu portoghese, ma italiano. Un italiano che lavora per la coroa portoghese. Ah, ok. Ese è Antonio Danoli. Sì, è un italiano. Noi siamo también italiano también. Da lì, per oltre 500 anni, Capoverde è rimasto una colonia portoghese, al punto che il Mindelense, squadra di calcio di São Vicente, arrivò persino a giocare per 2 volte la Coppa di Portogallo. Questo fu possibile fino al 1975, l'anno dell'indipendenza, l'inizio della storia recente di questo paese, quella che, mezzo secolo dopo, ha portato fin qui anche noi. Ma la giornata è appena iniziata, quindi l'obiettivo è scoprire un pochettino la cultura e le sensazioni, le vibrazioni di questo posto durante la giornata, perché tra 15 ore si gioca probabilmente la partita che ad oggi è diventata nuovamente la partita più importante di questo posto, dopo averne giocate diverse di importanti negli ultimi mesi. Bello, oggi 3-0, va bene? Siamo un paese che piace proprio il football, va bene? Invece questa conquista di prima volta di andare al mondiale è stato proprio per me una roba di un altro mondo, va bene? Solo di andare lì è un gran significato per noi. Ansia di vedere, di sentire l'emozione del football, perché il football qua in Capoverde è lo sport che
più grande di tutto. Even we don't have big clubs in Africa, we used to support the Portuguese club like Benfica, Porto and Sporting. They are very popular clubs for us here in Cabo Verde. It's a very special sport because all in the street, if you go on the street, you will see kids playing around. When we play, we feel more connected with each other, and it's something big for us, you know. And once we found out that we made it to you know, the World Cup, it's something that's very touching because here in Cape Verde we have a lot, but we don't have a lot. You know, if you know, you know, right? Il nome Capoverde in verità viene dal punto più occidentale dell'Africa continuativa, in Senegal, nonché il punto più vicino appunto alle isole di Capoverde. Questo perché nel momento in cui atterrerete, soprattutto anche sull'isola di Salvi, accorgerete che di verde c'è ben poco in quest'isola. La maggior parte dei terreni sono appunto di origine vulcanica, ma poco adatti alla coltivazione, ci sono grossi problemi di siccità. Infatti il 70% del cibo che serve a sostenere gli abitanti di quest'isola e del turismo viene importato da fuori. Nel momento in cui si esce dalla via principale di Santa Maria è un cantiere a cielo aperto. Solo nel 2007 il paese è uscito dalla lista delle nazioni più povere del mondo. Da lì una crescita lenta ma continua, merito soprattutto del turismo. Ed è proprio per questo che qui una qualificazione ai mondiali trascende il mero significato sportivo. Most people don't know this place. Yes, most people don't. Even in Africa, some people don't really know this place. From this game, a lot of people are going to know them. And this island, a lot of people are going to move to the island who have more tourists coming here. Just because of this game, yes. Il negozio tutto vendiamo le camisette del football, hai capito? E guadagniamo di soldi anche, hai capito? E tutte le Cabo Verde, quando le Cabo Verde gioco, siamo tutte felici, è una allegria. Ma tenere in piedi il paese non è solo chi arriva, è anche chi se n'è andato, generazioni fa. La diaspora. Largest Cape Verdean population in the United States. Il popolo capoverdiano sparso per il mondo, che da lontano contribuisce a tenere in piedi questa terra mandando a casa ogni anno più di 1/10 dell'intero PIL. Ma non è tutto, perché proprio dalla diaspora arriva una svolta inaspettata, che in questo caso riguarda il nostro amato rettangolo verde. Questo è lo stadio più grande di Santa Maria. Non c'è modo migliore che guardare il ranking FIFA per capire l'andamento folle della nazionale di Capoverde. Come peggior risultato del ranking FIFA, Capoverde ha toccato il 182esimo posto e lo sviluppo più importante si è avuto negli ultimi 15 anni con il primo storico risultato, ovvero la qualificazione per la Coppa d'Africa nel 2013, qualificazione che in verità portò anche in quel caso un risultato incredibile perché il Capoverde arrivò fino ai quarti di quella competizione. Crescita esponenziale dovuta soprattutto alla capacità che hanno avuto da queste parti di andare a reclutare tutti i capoverdiani che erano all'estero, capoverdiani che possono chiaramente usufruire magari di federazioni un po' più pronte alla crescita del talento, tant'è che la nazionale poi riflette questi dati in quanto su 26 convocati la maggior parte vengono da capoverdiani che vivono all'estero. E questi anni ha fatto un lavoro incredibile per fare la partecipazione alla Coppa Mondiale, che è un sogno che è di tutto il paese e noi adesso stiamo tutto dentro di quel sogno. Adesso bimbos vanno crescere con una mentalità differente perché adesso fa un disputare calcio più forte. Adesso Cabo Verde va al Mondiale. Vuoi preparare melhor. Antigamente tu tinhas aqueles grandes que jogavam na Europa. Bem, hoje tudo trocar. Nani, que jogava em Manchester, seleção de Portugal, é cabo-verdiano, é daqui da Isola de Sal. Renato Sanches, Nelson, tudo é cabo-verdiano. Esses estão sempre em seleção de Portugal. Mas adesso, me creio que a partir de adesso, nossa seleção vai melhorar, vai estar più forte porque giocatori nuovi vai mirar de un'altra forma differente. Avanti il capoverdiano giocava per la selezione del Portogallo, adesso il capoverdiano gioca per sua bandiera. Bello. Era colore.
Ma se la nazionale ha fatto passi da gigante, riuscendo a competere con le potenze mondiali, non si può dire lo stesso per il calcio locale. Qui a Cabo Verde il campionato funziona così. All'inizio fai il campionato regionale, dopo facciamo la nazionale tra le isole, va bene? Il campione delle isole di Sal, anche il campione di Boa Vista, di Praia, di São Vicente, tutti i campioni puoi giocare tipo un Champions League. Un campionato complicato, fatto di trasferte con costi proibitivi per i piccoli club di questo arcipelago. Il problema è questo, non c'è soldi per parlare con il giocatore che sempre chiede i soldi. Some people get 200, 300, 500, not very good, but it's a good start for some people. Football here is semi-professional because we don't depend just for football. We need to our work as I think is some hobby. Na África, futebol é muito sacrifício. Bota empenha, bota sacrificar um dia bota alcançar o objetivo. Porque manga de biasa nós na Guiné esta fala guarda que tá para Europa, América e assim. Mas a hora que bu põe empenho, bu põe dedicação lá, bu empenha, Deus te ajudou. Aos um dia não chega na Europa, mas ali na Cabo Verde não tá falando graças a Deus. L'avvicinamento alla partita si capisce da due cose: dal mio colorito della pelle che sta diventando sempre più rosso, ma dalla maglietta di Capoverde comprata. Abbiamo girato ogni singolo negozio, non siamo riusciti a trovarla a meno di 25. 20. Ma ci va bene così. Comunque maglia clamorosa. Update, ci siamo messi in terrazza, maglie inserite, ingaggiate, birretta local e si aspetta. A inizio torneo i bookmaker davano Capoverde l'1% di possibilità di passare il girone, ma sono bastate 2 partite a ribaltare tutto. E adesso, a poche ore dall'ultima, nonostante le combinazioni per qualificarsi siano tutt'altro che scontate, qui la gente ha cominciato a crederci per davvero. I'm sweating all the time. I hope Cabo Verde can win the game today. I hope this day is going to be special for us. Adesso abbiamo confianza perché già visto come loro fatto. They have strong motivation that they can make it. Hoy, con el equipo pequeño, vamos a mostrarle al FIFA que no somos grandes. ¿Eh? Nos empatamos con la España, nos empatamos con Uruguay y los otros por vivir. Com esse empate com a Espanha, com o Uruguai, é uma força que prendiamo e adesso vamos vencer a Arábia Saudita, porque somos più forti. Temos sangue forte. Che mangiamo caciupo, tutto Cabo Verdiano è forte. Certo Cabo Verde. Estamos focados. Vamos fazer história nessa mundial. Eu mando um abraço para Sidney Cabral. Estou contigo, mano! Gli inni non si sono sentiti, la TV non va, ma l'atmosfera è carica. Minuto 0-0 per il momento, la Spagna vince, al momento sarebbe il secondo posto, è lunga Beppe, è lunga, in ogni caso sarà tutto questo. We got to win! Saudi Arabia, we got to win! Vamos, vamos! Promises, silence, you saw me on the emptiness. Take off. Scocca ora il 90° minuto, 5 minuti di recupero. Il sogno è ancora aperto, dai che funziona. Perché oggi esiste canela. È gioco. Non dipende che tu sei ricco o tu sei povero. Dipende della condizione del canela. 10 secondi, dai! To experience the World Cup, the men from the tiny island in the Atlantic.
per cui amiamo il calcio, oggi spicca una su tutte. Uno sport che in maniera ciclica smette di essere solo un gioco e diventa il mezzo con cui una storia sconosciuta raggiunge in una notte sola milioni di persone. Quella di Capoverde è una di queste. Un popolo formatosi dal nulla, mescolando lingue, sangue e continenti fino a diventare qualcosa di totalmente nuovo. Per 500 anni questa terra ha cercato una propria identità e in appena un mese 11 uomini in maglia blu gliel'hanno restituita, più fiera e più forte che mai. Nessuno ha creduto a noi. Prima volta mondiale dove abbiamo perso una partita, non so perché. Perché noi non si gioca solo calcio, si gioca il cuore, gioca la famiglia, gioca la storia. E noi siamo la storia viva che schiavo possono fare la rivoluzione e qualsiasi posto che andiamo. E oggi quella bandiera, che forse in pochi sapevano riconoscere, ha finalmente un posto chiaro sulla mappa del mondo. Tutto il mondo che è vestito la maglietta capoverdiana, questo è troppo felice per noi, è troppo felice. Sono grata a Dio. Abbiamo fatto 0-0 la ultima partita, mamma mia, non ci credo. Abbiamo preso questo 1% e fatto diventare 100%! Le speranze quando abbiamo prenotato 2 giorni fa al volo c'erano. Ma mai avremmo immaginato che Capoverde sarebbe arrivata seconda. E vivere tutto questo, forse non so come verrà il video, ma una delle esperienze più assurde che abbiamo mai visto qua sul canale e che io personalmente abbia mai vissuto.